New York, 22 agosto 1951. Joey Maxim sfida Bob Murphy. Primo round sul ring di New York. Joey Maxim, pantaloncini neri, sostiene la sua prima difesa del titolo mondiale dei pesi medio-massimi. Lo sfidante Bob Murphy in pantaloncini bianchi. Bob Murphy, pugile statunitense, nato in Colorado, vero nome Edwin Lee O'Connelly. Il campione del mondo Joey Maxim, a distanza di 1 anno e mezzo dalla conquista della loro mondiale contro Freddie Mills, sostiene la prima difesa del suo titolo. Joey Maxim, all'anagrafe Giuseppe Berardinelli, è nato a Cleveland, in Ohio. Interviene l'arbitro, avanza col jab Maxim. Poi trascina l'avversario alle corde, lavora al corpo Bob Murphy. Nato il 22 luglio 1922. A distanza di pochi mesi da Maxim, e del marzo del 22, un colpo a sorpresa di Bob Murphy mette in difficoltà Joey Maxim. Colpo al corpo di Bob Murphy, partito fortissimo, lo sfidante ha messo in difficoltà il campione del mondo. Che ora reagisce a vuoto col montante Joey Maxim. Si è fatto trovare impreparato sul colpo di Bob Murphy. Conclusione della prima ripresa. Terzo round, inquadrato di spalle lo sfidante Bob Murphy. Il campione del mondo Joey Maxim sostiene la prima difesa del suo titolo, il mondiale dei medio massimi. Prova col jab sinistro Joey Maxim. Poi col montante, corto gancio di Maxim, l'arbitro era intervenuto. A vuoto Murphy. A vuoto il montante di Murphy, a segno Joey Maxim. Poi scarica 2 sinistri sulla guardia. Misura col sinistro e poi tocca col destro. La reazione fulminea di Bob Murphy. Due volte col sinistro ancora Maxim. E poi scarica il destro.
misura col jab sinistro e poi il preludio al destro di Joey Maxim. Qui tenta il montante. Combattimento a stretto contatto fra i due pugili, in palio il titolo mondiale dei medio massimi. Si muove molto Bob Murphy, ma non sempre riesce a schivare i colpi di Joey Maxim. Murphy avanza, Maxim indietreggia, ma riesce ugualmente a piazzare i suoi colpi. Quarto round sul ring di New York, 22 agosto 1951. Prima difesa del titolo per Joey Maxim. Si è laureato campione del mondo dei medio massimi battendo Freddie Mills nella sua tana a Londra il 24 gennaio del 1950. Tocca col sinistro da distanza ravvicinata Joey Maxim, 1-2. Ancora al volto di Bob Murphy. Entrambi pugili di nazionalità statunitense. Joey Maxim di Cleveland in Ohio, Bob Murphy di Flagler in Colorado. 1-2 di Joey Maxim. Alle corde Murphy, esce bene, poi un montante da distanza ravvicinata, non violentissimo ma comunque a segno per Joey Maxim. Si lancia all'attacco Bob Murphy. Difesa piuttosto ermetica per Joey Maxim, che poi piazza anche un bel montante. Continua ad incassare colpi al volto Bob Murphy. Qui lavora al corpo il pugile del Colorado, alla sua prima chance mondiale. Sulla guardia il colpo di Bob Murphy. Settimo round sul ring di New York. In pantaloncini bianchi lo sfidante Bob Murphy, in pantaloncini scuri Joey Maxim, campione del mondo dei pesi medio massimi. Ancora Murphy che prova col montante a far saltare la guardia, accorcia le distanze ma troppo spesso finisce per legare.
È ordinata la difesa del campione del mondo Joey Maxim. Sta un po' perdendo lucidità lo sfidante Murphy. E porta i colpi da distanza ravvicinata, prova una reazione Bob Murphy a vuoto qui col montante. Più preciso e senz'altro più efficace Joey Maxim, in vantaggio nel confronto con Bob Murphy. Ancora un montante a vuoto per Joey Maxim. Continua ad alimentare una sensazione di stanchezza Bob Murphy. Adesso va palesemente a vuoto col sinistro. Tocca 2 volte col destro. Joey Maxim. Decimo round, un incontro che si disputa sulla distanza di 15 riprese. È partito forte qua Bob Murphy, ha subito reagito Joey Maxim. In vantaggio ai punti nel confronto con Murphy. Qui è un po' anche scordinato nel portare i colpi Bob Murphy. Prova ad affondare 2 volte col jab il pugile del Colorado, ma Maxim non si fa sorprendere. Ancora Maxim col jab, poi 2 volte, una terza sempre col sinistro, guardia scoperta per Murphy, che va a vuoto, incassa i colpi di Maxim, che continua a legittimare e soprattutto ad aumentare il gap nel punteggio. Mentre Murphy non riesce a trovare varchi nella guardia di Maxim. Porta il destro e il sinistro con una facilità ed una rapidità eccezionale. Bellissimo scambio tra i due pugili, applausi convinti del pubblico di New York. Lavora col jab e poi piazza un destro. Maxim migliore nel complesso, adesso attacca nuovamente Joey Maxim, campione del mondo dei medio massimi. A meno di clamorose sorprese potrebbe coronare con una vittoria la sua prima difesa del titolo. 11° round. Ci avviamo verso la parte finale dell'incontro. A terra Murphy, ma è stata una spinta.
Data una spinta, tutto ok per l'arbitro. Un cenno d'intesa da parte di Joey Maxim. Murphy si è scagliato contro il campione del mondo ed è finito a terra, ma pensa essere colpito pesantemente. Continua ad attaccare a testa bassa. Grande determinazione, grande volontà da parte di Bob Murphy, ma la sua box non ha una grande consistenza. Non riesce a far breccia nella guardia di Joey Maxim, più intelligente nella gestione del match. Ancora col montante prova Murphy. Tocca da distanza ravvicinata, lavora al corpo Murphy. Interviene l'arbitro. E poi Joey Maxim trascina letteralmente all'angolo Bob Murphy. Continuano a scaricare colpi sulla guardia i due pugili a stretto contatto a centro ring. Mentre ci avviamo lentamente alla conclusione del round. Sempre comunque in vantaggio Joey Maxim. Ancora a segno con corto gancio Joey Maxim, che sente più vicina la possibilità di difendere il suo titolo mondiale. 13ª ripresa sul ring di New York. Joey Maxim in pantaloncini neri, campione del mondo dei pesi medio massimi, affronta nella sua prima difesa del titolo Bob Murphy, pugile statunitense originario del Colorado. In vantaggio Joey Maxim ai punti. Si è fatta sempre più macchinosa e meno efficace la box di Bob Murphy col trascorrere dei round. Sempre ordinata, puntuale la tattica di Joey Maxim. È un fighter comunque Bob Murphy. Adesso va a vuoto col montante e poi rincorre letteralmente Joey Maxim. Tocca due volte col sinistro. Maxim si è laureato campione del mondo dei medio massimi battendo 24 gennaio 1950 a Londra Freddie Mills, KO al 10° round, un incontro di rara intensità. Combattimento ancora a stretto contatto. Hanno offerto spunti eccezionali, anche se è stato un buon incontro. 1-2 di Joey Maxim.
poi va a vuoto col gancio, tocca sempre col sinistro in jab. Vuoto il colpo sotto di Maxim. Murphy alle corde, esce bene. Si chiude la 13ª ripresa. 14° round sul ring di New York. Parte subito all'attacco Bob Murphy, lo sfidante in pantaloncini bianchi, guardato di spalle il campione del mondo dei medio massimi, Joey Maxim. Avanza ancora col jab, poi un montante di Bob Murphy. Comunque sta concludendo degnamente l'incontro. Anche se in tante circostanze Joey Maxim è sembrato più solido, più tecnico come pugile. A vuoto un appannato Bob Murphy, che adesso rischia il tutto per tutto pur di piazzare un colpo da KO. Tocca al corpo, poi va a vuoto col gancio sinistro. Va a vuoto anche il montante di Maxim. Continua a tenere a distanza l'avversario col jab. Guardia scoperta per Bob Murphy, si abbassa, poi costretto ad incassare un sinistro da Joey Maxim. Mentre ci avviamo alla conclusione della 14ª e penultima ripresa. Ora il tentativo di 1-2 da parte di Bob Murphy. Sono le ultime cartucce che può sparare il pugile del Colorado. Passa sotto un bel colpo Joey Maxim. Poi scarica sulla guardia e poi al volto di Murphy. Si conclude anche la 14ª. Termina l'incontro, non ci sono dubbi sul verdetto finale. Joey Maxim conserva il titolo mondiale dei pesi medio massimi. Sconfitta ai punti per Bob Murphy. Nella sua prima difesa Joey Maxim si conferma campione del mondo dei pesi medio massimi sul ring di New York. Onore comunque a Bob Murphy, che si è battuto come un leone. Jim Fullmer difende il titolo dei medi sul ring di Las Vegas con il cubano Benny Parrett. È il 9-12-1961. Siamo alla prima ripresa del campionato del mondo dei pesi medi sul ring di Las Vegas, Nevada, tra il campione in carica Jim Fullmer, pantaloncini bianchi, opposto al cubano in pantaloncini neri Benny Kid Parrett, nato a Santa Clara. Parte subito scatenato Fullmer, assegno a più riprese con colpi a due mani contro le corde. Subito Benny Parrett, assegno con il destro, reagisce però il pugile cubano, il cui vero nome è Bernardo, allenato da Angelo Dandi. Prima ripresa davvero subito con gran ritmo.
tutti e due sono partiti con l'intenzione di cercare di risolvere la sfida prima possibile. A ripetizione Fulmer evita, tenendo la corta distanza, la reazione da parte del cubano, molto più abile con questi corti ganci, soprattutto con il sinistro ma anche con il destro. Cerca di reagire il cubano a due mani, sinistro, destro e sinistro ancora per Paret. Una battaglia con le braccia, entrambi cercano lo spazio per portare i colpi dalla corta distanza. A segno con il sinistro Paret, a segno con il destro, gancio destro, poi va a vuoto, anticipa bene Fulmer che tiene chiuso all'angolo lo sfidante. Interviene adesso però l'arbitro, che non è così deciso a separare i due pugili, finalmente ci riesce. Fulmer ha 30 anni, 54 vittorie, 4 sconfitte, 2 verdetti di parità. Paret 24 anni, giovanissimo, 36 vittorie, 10 sconfitte, 3 verdetti di parità. Ci sono 6 anni di differenza tra i due, soprattutto tanta esperienza da parte di Jim Fulmer, che è partito in modo molto aggressivo. Serie ancora di colpi a due mani da parte di Benekitt Paret. Manca circa un minuto alla conclusione di questa prima ripresa. Gancio destro ancora di Fulmer, che si appoggia sul suo avversario, lo tiene alle corde, sferra un altro gancio destro, poi il montante sinistro, gancio destro di nuovo. A ripetizione con il gancio destro, lavora anche al corpo Jim Fulmer, varia le combinazioni e i colpi per non dare troppo riferimento al suo avversario, che però si scatena. Ancora serie a due mani, corti montanti da parte di Paret in pantaloncini scuri, si aggrappano uno all'altro. Fa fatica a tenere il controllo del match nelle sue mani l'arbitro, prova il montante destro, poi il gancio sinistro, ancora Paret, gancio destro di Fulmer che poi finisce contro le corde, sospinto dal suo avversario. Di nuovo con il montante sinistro Fulmer due volte. Difficile che possano arrivare fino in fondo se tengono questo ritmo per 15 riprese. Siamo soltanto nel primo round. Ancora con il montante destro Fulmer. L'arbitro deve asciugare i volti dei due pugili che hanno usato, sono fatti mettere troppa crema al proprio angolo. Parte a due mani, scatenato Paret. Davvero non c'è soluzione di continuità ai colpi da una parte e dall'altra. A ripetizione tutti e due prima o poi dovranno cercare di tirare i remi in barca, perché non possono andare avanti con questo ritmo. Prima o poi uno dei due dovrà cedere qualcosa. Paret, che è stato imbattuto per i primi 13 incontri da professionista, quando ha conquistato poi il titolo dei welter, battendo per verdetto unanime ai punti in 15 riprese Don Jordan. Una serie di montanti destri intanto per Fulmer. La vittoria di Paret su Jordan alla Convention Center di Las Vegas il 27 maggio del 60. Lo tiene ancora alle corde Fulmer, poi interviene l'arbitro. Paret, che ha perso il titolo il 1° aprile del 61 da Emil Griffith, aveva un record in quel momento di 22 vittorie e 2 sconfitte. Incontro alla Convention Hall di Miami Beach, vittoria per KO al 13° round. Deve separare ancora una volta l'arbitro i due pugili che si aggrappano uno sull'altro. Non hanno mai avuto modo di combattere praticamente dalla media distanza, sempre dalla corta distanza. Destro e sinistro di Fulmer, montante sinistro ancora del pugile campione del mondo. A ripetizione a segno il mormone di West Jordan, stato dello Utah, pantaloncini bianchi. Si appoggia di nuovo all'angolo Paret, interviene l'arbitro. Paret, che poi ha avuto la rivincita con Emil Griffith al Madison Square Garden di New York il 30 settembre del 61 e si è imposto ai punti con verdetto non unanime. Però ancora con il montante sinistro, prova anche il montante destro Fulmer, che è sicuramente il più produttivo dei due. Montante destro e gancio sinistro, sempre dalla corta distanza. Gancio destro, montante sinistro.
non può respirare Paret, lo può fare ora finalmente con l'intervento dell'arbitro, non riesce proprio a impostare una strategia che gli permetta di usare il jab. Paret è subito corpo a corpo imposto da Jim Fullmer. Di nuovo con il sinistro, gancio destro 2 volte, altra ripresa favorevole al campione. Siamo arrivati alla 7ª ripresa del campionato del mondo dei pesi medi. Difende il suo titolo Jim Fullmer con il cubano Benny Kid Paret in pantaloncini scuri. Partito con un gran ritmo Fullmer, ha costretto subito in difficoltà Paret, che adesso sembra accusare stanchezza e soprattutto tutti i colpi che ha incassato in 6 riprese davvero furibonde da parte di Jim Fullmer. Ancora un destro al corpo, ritrova subito la corta distanza il campione del mondo dei pesi medi. Il ring è quello di Las Vegas, vicino allo Utah, lo stato di Jim Fullmer, confina con lo stato dei Mormoni. Lavora ancora al corpo Fullmer, un altro destro a segno, poi il gancio sinistro, il destro, di nuovo il sinistro. Ormai sono tantissimi i colpi che vanno a segno a ripetizione, non riesce proprio a difendersi, non c'è modo di tenere a distanza questo pugile scatenato. Ancora con il montante sinistro, prova a reagire Paret, il gancio sinistro, il destro e poi il sinistro ancora di Paret. Per la prima volta ha trovato uno spiraglio nella difesa del suo avversario. Fullmer molto bravo però a prendere tempo, a legare e a tenere all'angolo il suo avversario. Di nuovo con il gancio sinistro Paret. Interviene l'arbitro. Molto presente sulle gambe ancora Paret, saltella. Tante interruzioni. Accusa un altro destro Fullmer, che viene avanti a testa bassa. Il gancio sinistro di Paret, il gancio sinistro in risposta di Fullmer, che ancora una volta ha messo l'incontro sul piano fisico e della resistenza. Paret non ha la stessa esperienza del suo avversario per saper gestire le energie, a parte che comunque non c'è tempo di risparmiarsi. È stato bravo a uscire qui dall'angolo Paret per un attimo e portare qualche buon colpo. Fullmer però ha subito ritrovato la via della corta distanza, di nuovo a ripetizione con il montante sinistro 4 volte, poi prova il gancio destro Fullmer. Davvero capace di trovare energie insospettate Fullmer e tirarle fuori fino in fondo. A 2 mani Paret, si ribella però all'aggressione subita da parte del suo avversario. Siamo al 10° round, campionato del mondo dei pesi medi. Sul ring di Las Vegas si affrontano in un duello incredibile Jim Fullmer, pantaloncini bianchi, che adesso sembra aver vinto la difesa dell'avversario. Paret è in seria difficoltà, lo può addirittura tenere con il sinistro per poi scagliare colpi durissimi con il destro. Fullmer ha abbandonato la guardia, si abbassa, si inginocchia Paret, che viene contato dall'arbitro. Allarga le braccia il cubano, c'è il conteggio comunque giusto, segnato duramente in volto. Parte con il gancio destro Paret, che però sta subendo adesso, non riesce a opporsi. È ormai un monologo da parte di Jim Fullmer, è vicino alla riconferma del titolo mondiale dei medi. È una sfida tra 2 campioni del mondo, pesi welter per Paret e pesi medi per Fullmer. È insicuro sulle gambe Paret, cerca di reagire, chiude gli occhi e scaglia serie di colpi a 2 mani
però è lui ad essere in difficoltà. Di nuovo finisce all'angolo, l'arbitro lo salva in qualche maniera perché divide i due pugili, però Fulmer è sempre lì, non indietreggia mai. Montante destro di Fulmer, il gancio destro, non ce la fa a tenere sulla guardia Parrett. Un destro al corpo, montante destro, gancio sinistro ancora, più incisivo, gancio destro da parte di Fulmer, 3 volte con il gancio destro, una quarta, e adesso non si regge praticamente più in piedi, si appoggia alle corde, l'arbitro è pronto a intervenire, gancio sinistro, un destro al corpo e viene demolito Parrett, farà fatica a rialzarsi questa volta, ce la fa in qualche maniera, ma ormai gli occhi sono praticamente chiusi dai colpi che ha subito a percussione dal suo avversario. Gancio sinistro e gancio destro di nuovo al tappeto, non c'è niente da fare, ormai il match è vicino alla conclusione, il terzo conteggio in questo round subito da Benny Kid Parrett, che non si rialza più, si conferma campione del mondo il mormone Gene Fulmer, che vince per KO in 10 riprese sul cubano di Santa Clara Parrett. Città del Messico, 6 dicembre 1975, John H. Stracey sfida il leggendario campione José Nápoles per la corona dei pesi welter. Primo round, lo scenario è l'arena Plaza del Toros di Città del Messico, con John H. Stracey con pantaloncini neri e il leggendario campione José Nápoles in pantaloncini bianchi. È la sfida per la corona dei pesi welter. Nápoles prova col jab e poi attacca subito alla figura John H. Stracey, nato il 22 settembre 1950 a Bethnal Green, nell'est di Londra. John aveva iniziato a fare box a 11 anni per la Repton ABC. Aveva accumulato 5 titoli nazionali e rappresentato l'Inghilterra proprio qua, a Città del Messico, ai Giochi Olimpici, all'età di 18 anni. Nápoles, leggendario campione che aveva conquistato e perduto più volte la corona dei pesi welter. Stracey avanza col jab, reagisce ancora col sinistro José Nápoles. Sospinto dal pubblico dell'arena Plaza del Toros, Nápoles a vuoto, segno invece Stracey. Ancora Nápoles, attenzione, Stracey in difficoltà, un montante di Nápoles, ancora Stracey al tappeto. Un altro montante di Nápoles contato, Stracey inizia in salita per l'inglese John H. Stracey, che viene contato dall'arbitro. Questo incontro, si scalda il pubblico di Plaza del Toros per José Nápoles. In palio la corona dei pesi welter. Un brutto atterramento per John H. Stracey, che si era laureato campione d'Inghilterra ed Europa dei pesi welter, e adesso Stracey si sentiva pronto, dopo aver difeso il titolo europeo con Ebersen, ad affrontare a Città del Messico José Nápoles. Stracey si sentiva pronto a 25 anni a competere per il titolo mondiale, ma Nápoles subito gli ha reso la strada difficilissima nel primo round. Secondo round tra José Nápoles e il campione inglese europeo John H. Stracey, al tappeto subito nel primo round, atterrato da un gancio sinistro e da un montante di José Nápoles. Siamo nel corso del secondo round. John H. Stracey, pantaloncini neri,
José Napoles, pantaloncini bianchi, sono entrambi due pugili molto alti. Adesso tocca al corpo più volte José Napoles. John H. Strezi al tappeto nel primo round è subito chiamato ad un riscatto già nella seconda ripresa. Napoles aveva conquistato il titolo mondiale dei welter al primo tentativo, battendo nell'aprile del 69 a Los Angeles Curtis Koch per KO tecnico alla 13ª ripresa. Poi aveva difeso il titolo nel 69 contro lo stesso Koch a Città del Messico e contro Emil Griffith a Los Angeles. In questo incontro in palio il titolo vacante dei pesi welter. Se lo contendono José Napoles e John H. Strezi, diventato professionista sotto l'egida del manager Terry Lawless, laureatosi campione inglese europeo dei pesi welter. Tenta l'avventura mondiale in casa di José Napoles. Si è già fatto suonare il suo sinistro. Prova col jab sinistro, montante a vuoto di Napoles. Al corpo e ai fianchi Napoles dopo la reazione di John H. Strezi. Pugili molto mobili, incrociano i colpi. Sarà sicuramente un match molto interessante e combattuto, anche se John H. Strezi è chiaramente in svantaggio dopo aver subito l'atterramento nella prima ripresa. Adesso tocca alla figura due volte José Napoles. Interviene l'arbitro, jab di interdizione di Napoles. Poi lavora ai fianchi il montante e poi destro-sinistro di John H. Strezi. Termina qua il secondo round. Terza ripresa tra José Napoles, leggendario campione, e John H. Strezi. Rampante e promettente pugile inglese. I due si affrontano per il titolo vacante dei pesi welter. Nel 1970, dopo la terza difesa vittoriosa di José Napoles a Los Angeles, Ernie Lopez sconfitto alla 15ª ripresa per KO tecnico, si interruppe il dominio di Napoles con Billy Backus, che vinse per KO tecnico alla 4ª ripresa. Poi Napoles conquistò e decadde dal titolo più volte. In questo incontro prova a riconquistarlo, ma dovrà battere John H. Strezi, atterrato alla prima ripresa, ma che ha reagito bene e che è parso in crescendo. Ancora Strezi avanza col suo sinistro, poi a vuoto il suo montante e i jab di Napoles. Scambio di colpi al corpo tra i due pugili. Napoles qualche montante, qualche raccolta ora per Strezi che attacca. Non sono scambi che fanno male, interviene ancora l'arbitro. John H. Strezi prova ad attaccare col sinistro. Ancora Strezi. E a terra José Napoles, poi tenta di colpirlo, accusa un po' in ritardo il colpo Napoles, interviene l'arbitro e conta José Napoles.
atterrato dopo una sequenza di Stresi. Protesta vibratamente il pubblico di Plaza del Toros a Città del Messico, ma questo atterramento rimette il match in parità e ora John H. Stresi prova ad attaccare, galvanizzato dall'atterramento di José Nápoles. Stresi a vuoto il suo colpo sinistro, il gancio sinistro ancora di Stresi, uno dei suoi colpi preferiti, uno dei colpi che gli ha dato le maggiori soddisfazioni. Momento di difficoltà sul gong per Nápoles atterrato. Quarto round. Fu il 1973 l'anno del lancio definitivo di John H. Stresi, sostenne 9 combattimenti, 8 vittoriosi, molti prima del limite. Nel 74 poi Stresi si aggiudicò il titolo europeo dei pesi welter, battendo e interrompendo il regno di Roger Ménétry a Parigi. Stresi vinse per KO tecnico all'8ª ripresa. Interruppe un regno che durava dal 1971. Aveva vinto Ménétry anche con Silvano Bertini e Sandro Lo Popolo. A questo punto l'inglese John H. Stresi, che aveva difeso il suo titolo europeo anche con Ebelsen, si sente pronto per la corona mondiale dei welter e sfida a Città del Messico José Nápoles. Un atterramento subito da Stresi nella prima ripresa, un atterramento subito da Nápoles nel terzo round. Siamo nel corso del quarto, l'inglese con pantaloncini neri, Nápoles che prova a reagire a una serie di jab di Stresi, che adesso va a colpire al corpo Nápoles. Buono il destro-sinistro di Nápoles, un tentativo di far saltare la guardia col montante a vuoto Nápoles 2 volte. Interviene l'arbitro, attacca col jab Stresi, riesce a schivare un colpo, l'attacco Nápoles. Abusa col suo jab sinistro John H. Stresi. Nápoles dimostra di non saperlo controllare bene, poi il gancio, la sequenza destro-sinistro di John H. Stresi. Campione inglese e campione d'Europa. Poi il destro-sinistro di Nápoles infiamma il pubblico di Plaza del Toros. Interviene l'arbitro. Al di là dei 2 atterramenti, uno per parte, il match fino a questo momento è equilibrato. Poi un diretto di incontro subito da John H. Stresi. Termina qua il round. Quinto round, un Nápoles un po' stanco, d'altronde concede qualche anno all'anagrafe a John H. Stresi, che ha anche tantissime motivazioni in più del più volte campione del mondo José Nápoles. La smorfia di John H. Stresi, concentratissimo, reattivo dopo l'atterramento nella prima ripresa. A vuoto 2 volte Nápoles. Sofferenza di Nápoles, campione leggendario, ma che ha da spendere gli ultimi spiccioli della sua carriera. Invece in fase crescente John H. Stresi.
Prova col montante da distanza ravvicinata, poi col jab ancora Stresi, destro sinistro di Stresi, poi il jab a segno sul volto di Nápoles, atterrato nel corso della terza ripresa. Interviene l'arbitro, fischia il pubblico, un'altra scorrettezza di John H. Stresi, e il pubblico di Plaza del Toros vuol vedere alzare nuovamente la corona dei pesi welter al beniamino José Nápoles. Buono qui lo scambio al corpo, 1-2 volte José Nápoles. Ancora il destro di Nápoles, subisce la sequenza Stresi, prova a reagire col jab sinistro, poi col diretto destro, lavora ancora col sinistro Stresi. Lega Nápoles, interviene l'arbitro. Stresi aveva iniziato la sua carriera da professionista nel 69 a 19 anni e fece registrare un debutto positivo tra i professionisti. Pochi secondi al termine del round. Sesta ripresa, Stresi con pantaloncini neri, José Nápoles pantaloncini bianchi. In palio la corona mondiale dei pesi welter. Nella prima ripresa atterramento subito da Stresi, nella terza è stato contato José Nápoles. Prova ancora col jab sinistro Stresi, un colpo cui spesso fa ricorso il campione inglese, un colpo che gli ha dato soddisfazioni, un jab un po' caratteristico dei pugili americani. Lega ancora Nápoles, che sembra un po' in debito di ossigeno, sempre tonico, abile a schivare i colpi John H. Stresi, per lui anche una buona guardia. Attacca ancora Stresi, prima col jab sinistro e poi prova a piazzare il gancio destro montante al corpo Stresi. Fischia il pubblico di Plaza del Toros, fischi per Stresi, citamenti per Nápoles. Ancora Stresi, a vuoto il montante di Stresi, che lavora ancora col sinistro 1-2 volte e subisce alla grande Nápoles. Attacca Stresi ancora col sinistro e poi col destro, i jab sinistri di Stresi in difficoltà. Nápoles ancora alle corde, Nápoles attacca Stresi, momento decisivo, montante, e poi il sinistro di Stresi, destro sinistro, Nápoles in difficoltà gravissima. Bisogna interrompere l'incontro e vince John H. Stresi, che si laurea campione del mondo dei pesi welter. Esultanza dell'angolo inglese. John H. Stresi è il nuovo campione dei pesi welter. Londra, 22 giugno 1976, John Stresi difende per la seconda volta il suo titolo mondiale contro lo sfidante Carlos Palomino.
primo round. John Stracey pantaloncini neri, Carlos Palomino pantaloncini bianchi. Parte subito all'attacco Stracey di fronte al pubblico di casa. Stracey aveva raggiunto il punto più alto della sua carriera nel dicembre del 75 all'Arena Plaza del Toros a Città del Messico. Aveva sconfitto José Napoles e si era laureato indiscusso campione del mondo dei pesi welter versione WBC. Subito all'attacco Stracey col suo sinistro magico. Il ruggente jab di Stracey. Palomino controlla in questo primo round e poi colpisce al corpo. Mostra subito una buona rapidità e capacità di schivare i colpi Carlos Palomino, poi mette alle corde John H. Stracey colpendolo col gancio destro. Carlos Palomino è nato il 10 agosto 1949 a San Luis in Messico, è il suo quinto anno da professionista, avendo debuttato nel 72. Sin dagli albori della sua carriera ha sempre promesso molto bene Carlos Palomino, che adesso sfida il campione del mondo John H. Stracey. Stracey prova col montante, buona la guardia di Palomino, termina qua il primo round. Seconda ripresa, Stracey, campione del mondo in carica, pantaloncini neri, difende la corona dei pesi welter contro Carlos Palomino. Palomino è messicano ma ha combattuto prevalentemente a Los Angeles. Il 1975 il suo lancio in orbita nel mondo pugilistico che conta. Ha sostenuto 6 incontri con livello di difficoltà crescente e ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. Adesso, dopo aver battuto Mike Evans e Toshihara Nambu, Palomino sfida a Wembley il campione del mondo Stracey. Seconda ripresa. Nel primo round un paio di ottimi colpi di Palomino, che adesso va a segno col montante e poi col diretto destro rapido, efficace. Fa male quando va a segno Carlos Palomino. Termina qua il secondo round. Terzo round tra Carlos Palomino che sfida il campione del mondo, l'inglese John Stracey. Buono l'inizio di Carlos Palomino. John Stracey, che aveva raggiunto il top dei pesi welter battendo a Plaza del Toros, Città del Messico, José Napoles e conquistando il titolo di welter. Successivamente nel 76 Stracey aveva difeso il titolo dall'attacco di Hegemon Lewis, aveva battuto per KO tecnico alla 10ª ripresa in un incontro svoltosi sempre a Londra il 20 marzo. In questo match, 22 giugno 1976, Stracey in pantaloncini neri tenta di difendere per la seconda volta il suo titolo mondiale da Carlos Palomino, che adesso piazza un paio di montanti col sinistro. Mette a segno un diretto. Funziona a tratti il jab sinistro di Stracey, costretto ad incassare un montante di Palomino.
E poi un destro-sinistro di Palomino, in difficoltà Stresi nel terzo round. Primo momento difficile per Stresi, che prova a reagire con l'urlo del pubblico londinese. Ma il destro-sinistro di Palomino a segno, hanno fatto male a Stresi. Una carriera iniziata brillantemente quella di Carlos Palomino. 2 vittorie ed un pareggio nel primo anno di professionismo. Unplay 5 vittorie nel 73, altre 6 vittorie nel 74. Poi nel 75 aumenta il grado di difficoltà dei suoi incontri, 4 vittorie e 2 pareggi, e adesso la sfida a John Stresi in casa del campione del mondo. Termina così il terzo round. L'angolo di John Stresi. Quarta ripresa. L'inglese Beniamino del Regno Unito in pantaloni neri, Palomino con pantaloncini bianchi, che attacca a 2 mani. Jab sinistro che fa male, quello di Palomino. Tocca bene Stresi col suo jab sinistro, colpo che gli ha dato grandi soddisfazioni, che ha logorato in tutti i sensi i suoi avversari. Guardia raccolta ora per Stresi, che attacca, prova anche col destro, tocca al corpo Palomino. La guardia di Stresi, tocca ancora 2 volte col sinistro. Reattivo Palomino nel terzo round, messo a segno un paio di colpi importanti come questo jab. Prova ancora con grande violenza Palomino, schiva questi colpi, fortunatamente per lui, John Stresi. Incrociano i colpi i 2 pugili, si accende il match. Sinistro di Stresi, reagisce col destro Palomino, che ancora tocca al corpo. Il pugile messicano adesso costretto a fronteggiare un montante di Stresi. Ha studiato l'avversario, para bene il jab sinistro Carlos Palomino, che poi va a colpire Stresi. Fine del quarto round. Sesta ripresa con un messicano, Carlos Palomino, in pantaloncini bianchi, che adesso subisce un destro-sinistro di Stresi. Buono questo inizio di ripresa di Stresi, con l'urlo del pubblico di Londra che assiste alla seconda difesa del campione del mondo. Stresi che adesso schiva i colpi di Palomino a segno col jab, poi prova il montante. Ancora un montante di Palomino, che ha abbassato un po' la guardia, ma Stresi ha preso vigore, adesso ha preso anche un bel jab, ma positiva la sua parte iniziale di questa quarta ripresa. Ha rinfrancato i suoi sostenitori, adesso Palomino prova a pareggiare il round. Avanza col sinistro e poi colpisce col destro Palomino.
Ancora al corpo il messicano, si accartoccia John Stracey, un destro violento, il diretto di Palomino che adesso sta recuperando dopo aver subito inizialmente in questo quarto round. Non accusa il jab di Stracey e poi reagisce alla grande come ha fatto in questa ripresa Carlos Palomino. Settimo round, sale l'intensità dell'incontro, aumenta la stanchezza, più facile scoprirsi e subire colpi letali. Attacca a due mani Stracey che poi avanza col jab sinistro, controlla bene Palomino, aspetta un momento di defiance dell'avversario per colpirlo con sequenze che lasciano il segno. A vuoto Palomino, poi il montante parzialmente schivato da John Stracey, diretto alla figura, e poi la sequenza di Palomino ancora col jab destro, va a segno Palomino. A vuoto un paio di volte Stracey, passa sotto i colpi dell'avversario Palomino e poi un altro sinistro violento del messicano a Stracey. Adesso reagisce l'inglese, ma Palomino comunque in vantaggio nel punteggio. Colpisce ancora dopo il gong Stracey, scuote la testa Palomino. Ottavo round. Parte forte Stracey, schiva i colpi Palomino. Inglese originario di Londra, nato il 22 settembre 1950, aveva iniziato a fare box a 11 anni per la Repton ABC e poi aveva rappresentato l'Inghilterra ai Giochi Olimpici all'età di 18 anni proprio a Città del Messico, dove a distanza di qualche anno, esattamente il 6 dicembre 1975, dopo una brillante carriera in Europa, John Stracey aveva conquistato contro José Napoles la corona dei pesi welter e adesso la difende per la seconda volta. Dopo aver vinto con Edgemont Lewis per KO tecnico alla 10ª ripresa, adesso il suo titolo è in bilico, perché Carlos Palomino, emergente messicano, pugile completo da quello che abbiamo osservato in questo match, il montante di John Stracey, tocca ancora il destro, poi col sinistro a segno Palomino, 1, 2, 3 volte, poi schiva l'ultimo montante John Stracey. Un destro potentissimo di Palomino, in difficoltà John Stracey in questa ripresa. Ancora una volta si conferma la superiorità di Palomino. Il pubblico londinese prova a scuotere l'idolo di casa, chiamato a reagire. Eccolo Stracey col montante e poi col jab. Ma Palomino non si scompone e avanza col suo jab sinistro e poi tocca col destro il montante di Palomino. Invita allo scambio Stracey, ma non ha ancora preso le misure a Palomino, reattivo e molto tonico, tocca col montante ancora ai fianchi. Palomino che ha fatto sue diverse riprese.
Adesso John Stresi, chiamato a difendere per la seconda volta il suo titolo, deve reagire assolutamente, deve cercare di piazzare qualche colpo, invece subisce ancora da Palomino che tocca col montante poi al corpo. Stresi contrariato, sta subendo. Nono round, Palomino questa volta parte forte lui, pantaloncini bianchi per il messicano, pantaloncini scuri per il campione del mondo Stresi. Il montante, poi il gancio a vuoto di Palomino. Cerca lo scambio dalla lunga distanza Palomino, che piazza un jab e poi un montante a vuoto. In questo frangente Palomino ha perso un po' di verve. Stresi, il pubblico lo chiama ma sta piano piano cedendo ogni ripresa sotto i colpi di Carlos Palomino dinanzi al pubblico inglese. Il messicano sta disputando un ottimo incontro, molto saggio a dispetto della sua giovane età. A vuoto Palomino, avanza ancora col sinistro, tocca al volto e al corpo poi il montante di Palomino. Non accenna a reagire John Stresi e questo preoccupa molto il suo angolo. Palomino avanza col sinistro e poi col montante, sequenza di Palomino. Nelle esibizioni recenti non abbiamo mai visto Stresi così in difficoltà. Ancora Palomino a vuoto, ma poi piazza ancora un sinistro il messicano. Adesso torna in corsa John Stresi che infiamma i suoi sostenitori, una buona sequenza, un paio di jab andati a segno. A Palomino è di nuovo sotto e avanza col suo sinistro, tocca al corpo, diretto a segno per Palomino, gancio sulla guardia, montante a vuoto di Palomino. Termina qua la nona ripresa, 10° round. Una lotta senza esclusione di colpi. Palomino tocca più volte al volto Stresi. Adesso incrociano i colpi i due pugili. Applausi del pubblico soddisfatto, ma che vede Stresi, pantaloncini neri, campione del mondo, al secondo tentativo di difesa in difficoltà sotto i colpi di Palomino. Alle corde Stresi tocca 2 volte al corpo e poi Stresi un moto d'orgoglio, reagisce. Due pugili a centro ring con montanti molto rapidi. Palomino cerca di far saltare la guardia di Stresi, che stasera non ha potuto usare molto il suo jab sinistro, anche se qua trova un varco per mettere a segno un destro. Una sequenza incredibile di Palomino, destro-sinistro al volto e alla figura di Stresi, che così va sotto nel punteggio anche in questa ripresa.
un destro, un sinistro, ancora il gancio di Palomino. Stresi scuote la testa, non è assolutamente convinto del suo match, del combattimento fino a questo punto. 11° round. È un crescendo per Palomino. Adesso Stresi parte benissimo, cerca di reperire le energie residue, ma la preparazione di Palomino non lascia troppe illusioni. Poi tocca col destro Palomino. Il pugile messicano che adesso mette a segno il suo destro e il sinistro. Aveva iniziato molto bene la sua carriera, era più di una speranza, a questo punto era una realtà. Stresi reagisce col montante a segno e poi a vuoto un paio di colpi di Stresi, ma Palomino non presta il fianco al dolore, non accusa eccessivamente i colpi e poi passa al contrattacco. Adesso un po' scordinato John Stresi, lascia qualcosa a Palomino, lascia spazio che lo tocca 2 volte al corpo e poi schiva un colpo e va a segno, però 2 volte ancora Palomino. Interviene l'arbitro. In questo frangente è il messicano Palomino che prova a fare il match. Tocca ancora una volta al volto Palomino. Stresi deve recuperare e il pubblico di Londra prova ad incitare il beniamino nato a Bethnal Green. Termina così l'11° round, siamo nella 12ª ripresa con Palomino in vantaggio ai punti su John Stresi. Pantaloncini neri per il campione del mondo alla sua seconda difesa, l'inglese Stresi. Pantaloncini bianchi per Carlos Palomino, emergente pugile messicano di San Luis, montante di Palomino. Un po' in difficoltà è apparso Stresi nelle ultime riprese, tocca col sinistro ancora Palomino, a vuoto il suo sinistro ma col montante destro colpisce 2 volte, poi al volto a terra il campione del mondo John Stresi. La smorfia di Stresi che però si rialza dopo il conteggio dell'arbitro, si può boxare, riparte all'attacco Palomino con un montante a segno e poi un altro colpo che atterra nuovamente Stresi. In ginocchio il campione inglese, contato nuovamente dall'arbitro. Ce la fa Stresi a rialzarsi ma non durerà molto, questa è la nostra impressione. Sotto i colpi di Palomino scatenato, Stresi bambola. Termina qua l'incontro. La seconda difesa del suo titolo, Carlos Palomino è il nuovo campione del mondo.